Quando non si vuole accettare e nemmeno discutere ipotesi alternative alla narrazione ufficiale, ma si vuole comunque giustificare tutto a oltranza, si ricorre spesso a motivazioni inadeguate, se non proprio ridicole. Un esempio è quello delle porte giganti. Pur di non dire che furono costruite per consentire il passaggio a persone molto alte, si preferisce dire che i nobili signori avevano l'abitudine di entrare direttamente in casa a cavallo. Allora si può immaginare che entrassero a cavallo anche nelle chiese, come durante la Rivoluzione, e bevessero da cavallo alle fontane. Avviene la stessa cosa con le balaustre alte delle cupole. Furono costruite così per la sicurezza dei visitatori, ma sembra proprio un eccesso di sicurezza. L'importante è non ammettere mai che i visitatori, i costruttori di una volta, fossero giganti. E quando un artista, come Piranesi, Pannini, Van Vittel, ritraeva ciò che vedeva, paesaggi con rovine, fino nei più piccoli dettagli, come i ciuffi d'erba cresciuti sulle trave dei templi, allora si diceva, e ancora si dice, che quelle opere non sono altro che un capriccio dell'artista. E abbiamo così molti artisti capricciosi, ma non le immagini reali della passata bellezza e perfezione. E se ci sono dei blocchi disposti a formare delle mura in un territorio dove non avrebbe dovuto esserci niente, allora sono stati gli agenti atmosferici a crearli. Il vento, l'erosione, il troppo caldo e il troppo freddo. Se poi ci sono carte antiche che mostrano 100 città in una zona ora assolutamente desertica come il Sahara, allora deve essere stata una fake news del disegnatore. E veniamo agli accidenti geografici veri e propri. Cominciamo da quelli fluviali. Qui il fiume ha girato intorno all'ostacolo per formare un ferro di cavallo. E infatti così si chiama questo posto in Arizona. E qui in Australia vediamo una conformazione a onda. Non una vecchia cava di estrazione quindi, ma uno scherzo del vento. Poi ci sono gli accidenti sabbiosi, colline e montagne di granelli di sabbia trasportate dal vento. Ma da dove? E non certamente accumuli di materiali, anche stratificati e colorati, ottenuti dalla lavorazione delle rocce. Ma vediamo gli accidenti rocciosi, che sono la maggior parte. Il Grand Canyon e la Monument Valley sono gli scenari più suggestivi. Sono scherzi anche questi o rocce tagliate dalle macchine? Su alcune di queste rocce vi sono persino delle macchie scure lasciate dall'olio lubrificante delle gigantesche macchine tagliatrici, come ha notato qualcuno. E, per concludere, a quale fenomeno atmosferico sono riconducibili questi monoliti, fra i più grandi del mondo finora scoperti? È stato il vento, la pioggia, il caldo o tutte queste cose messe insieme?